hackerini, come state? Vedete? Vi avevo detto sabato che avevi fatto gli occhiali ed eccoci qua. Eccoci qua con gli occhiali. Che ancora mi ci devo vedere in realtà. Mi guardo allo specchio e dico ma. Però va bene. Infatti vedete, vi avevo detto che c'era il problema delle luci. Se io faccio così, vedete le lucine. Insomma, non è nulla di troppo brutto. Ciao Pollo Laser Gamers, come stai? E poi un po' mi cadono in realtà. Mi sa che devo restringere un po' le astine. Però insomma non mi vedrete spesso con questi occhiali in realtà. È solo che la prima settimana mi hanno detto che li devo tenere perché per abituare l'occhio. E quindi insomma sta settimana mi vedrete. Prossima settimana è probabile che non mi vedrete con gli occhiali. Non lo so come mi gira poi, no? Perché in realtà li ho fatti giusto per un astigmatismo lieve, giusto per quando sto al computer, visto che comunque sto spesso al computer, e giusto perché così non si stancano molto gli occhi, visto che ultimamente sono abbastanza si stancano abbastanza. E insomma questo e niente, come state? Come state? E niente, è lunedì come sempre, quindi non proprio bene il lunedì. Però pensavo questo fine settimana, no? Che sabato una persona mi ha chiesto riguardo alla paura dell'intelligenza artificiale, no? E io ho detto comunque che non ci penso, cioè non è che non ci penso. Pollo Laser Gamers, non mi dire così, che infatti sti occhiali mi sembra proprio una nonnina, non lo so, perché hanno questa cosa lì nella punta. Non mi dire se sono una nonna, che non li metterò mai più. Invece mi dovete dire, ti stanno benissimo. È l'unica cosa che voglio sentire. Proprio... Sì, però in effetti mi sento un po' vintage, ecco, vintage è la parola giusta. Però insomma dicevo, non è vero che non ci penso, in realtà ci penso, però il fatto è che ci sta a aver paura. Però la cosa è che poi ci riflettevo e dicevo, però anche se ci sarà questa intelligenza artificiale, faranno tutto da solo, no? Però qualcuno dovrà poi impostarli questi cosini, no? Quindi comunque l'essere umano dovrà comunque fare qualcosa, cioè non è che ci sostituiranno per tutto. E oltretutto non mi ricordo più. Stavo pensando a qualcosa. Ah no, oltretutto, no? Cade proprio a fagiolo che sinceramente io ho un po' più paura di tutto quello che sta succedendo nel mondo rispetto all'intelligenza artificiale. Cioè, onestamente, no? Io capisco che uno si preoccupa giustamente che perderà il lavoro, ed è giusto perché soprattutto ad una certa età poi è difficile trovare un lavoro. Però, insomma, con tutte le ultime notizie che stiamo sentendo, guerre e cose, cioè, onestamente sono più preoccupata per quello al momento. Sei felice che i robot con le armi avranno l'intelligenza artificiale? No, non ho detto quello. Non sono felice per questo. Però insomma il problema sono le armi, non è l'intelligenza artificiale. Cioè anche un umano con le armi fa danni, ecco. Ciao Dayby, stai benissimo con gli occhiali. Bravissimo, bravissimo. È questo che vogliamo sentirci dire. Sì. Vabbè, viviamo in un mondo comunque, poi no, mi ha aperto un sacco di riflessioni questa cosa. Però sì, viviamo un po' in un mondo particolare ultimamente. Quindi insomma, così. Vediamo come va.
vediamo un po' come va. Devo vedere una cosa. Ok. E niente, insomma, adesso, oggi vediamo come vi avevo comunque anticipato, vediamo il decoder e comparer di Barp. Ovviamente uso sempre Barp Suite Community perché insomma non tutti hanno il professional, visto che comunque costa. E oggi vediamo quei due. Sembrano un po' più noiosetti, però in realtà chi vince a risico? Non lo so, dimmelo tu, Pollo Laser Gamers. Che poi io al risico in realtà ci ho giocato soltanto una volta, mi sa. Sì, una volta all'università e mi sa che ho perso, non ero una brava stratega. E poi no, in realtà ho una specie di risico anche di Star Wars, che me l'hanno regalato quando mi sono laureata, però ci ho giocato solo una volta, ma è così complesso che ogni volta ti devi leggere le istruzioni, perché c'è una roba proprio pazzesca. Quindi non ci ho più giocato. In realtà non ce l'ho nemmeno qui, forse l'ho lasciato a casa di mia mamma. Sì, mi sa di sì. Quindi non ci posso neanche giocare. Però è gigante, oltretutto è gigante, cioè vi serve un tavolone. Però vabbè, insomma, dettagli. E insomma, quindi iniziamo con questo così, vabbè, decoder. Mi sentirete un sacco dire collaborator, ma non parliamo del collaborator. Perché comunque comparer, collaborator, no, siamo lì, iniziano tutte e due con la CO. E poi ho questi occhiali che mi cadono. Devo trovare un cacciavite piccolino, quindi mi vedrete sempre toccarli in continuazione. Poi è una fissazione, cioè io non sapevo che portare gli occhiali era così complesso, cioè poi sono sporchi, vedi appannato, li devi lavare, li devi pulire, anche se i veterani degli occhiali mi hanno detto che poi non si puliranno mai più. A un certo punto non li pulirai, però vediamo. Hai visto Freenet? No, non l'ho visto, però guarda, mo me lo scrivo. Ve l'ho detto, se non mi scrivo le cose, forse davvero sto diventando una persona vintage che non si ricorda più le cose. Però guarda, me lo scrivo sulla mia magica sulla mia magica agendina. Freenet. Così lo guardo. Se io non mi scrivo le cose ormai me le dimentico. Quindi però l'ho scritto, adesso me lo so scritto e quindi sicuro lo guardo. Perché cosa faccio io? Io guardo l'agendina, vedo quelle cose che ho scritto e dico ah già, devo fare sta cosa. E adesso quindi l'ho scritto e quindi puoi star sicuro che lo guardo. Sicuro. E insomma, allora, che vi posso raccontare? In realtà non ho nient'altro da raccontare. C'era il sole oggi, quindi un po' felici, dai. E niente, in realtà la mia giornata è stata abbastanza tranquilla, se vi posso dire. Ho un test che sto facendo in corso, quindi è già iniziato, quindi in realtà niente di che. E questo, insomma. Quindi io direi di partire. Partire, dove andiamo? Battutone, proprio delle battutone. E va bene, allora. Fammi controllare che è tutto a posto. Poi comunque è difficilissimo scegliere gli occhiali, cioè, io non so come fanno le persone a sceglierli, cioè, qual è, come ti vedi con gli occhiali, perché poi è diverso. Quindi, nuovi attacchi o zero day? Cosa intendi, se ce ne sono stati? In realtà oggi non ho letto molte notizie. Ho letto alcune notizie, però non di nuovi attacchi. Oggi non ho avuto molto tempo, purtroppo.
tempo, è quello che è. Però è bello fare così, eh. Io capisco quelli con gli occhiali che fanno così, molto bello. Poi posso anche guardare male, in teoria, posso fare così. Non so se sembro strabica, però. Però insomma, si possono fare tante cose con gli occhiali. Sto scoprendo un mondo, insomma. Però insomma, allora. Allora, parliamo di due funzionalità di Barp oggi. Il decoder, che è questo qua, appunto non sembra bellissimo, però insomma ve lo voglio far vedere. E il comparer. New meme di me. Ma lo sapete, una volta volevo farmi un meme, una volta, tipo qualche settimana fa, perché tipo ho fatto, vabbè, in realtà quando faccio le cyber news, no? Poi devo mettere i capitoli al video che poi rimane su YouTube, in modo da esserci poi direttamente la notizia nel video, nel senso uno può cliccare e andare alla notizia che gli interessa. E allora quando devo rivedere il video, no? Che comunque salto i pezzi, però comunque non so dove ho parlato di una cosa. Allora devo rivedere i pezzi e faccio facce stranissime, cioè vedevo che proprio facevo facce incredibili. Però questo lo so, cioè me lo dicono tutti che ho delle facce strane. Alcune dicono facce simpatiche. Bah, vabbè. Quindi insomma, spero vi faccia un po' ridere le mie facce. Però vabbè. Infatti certe volte devo trattenermi comunque, perché se faccio i meeting a volte non devo fare facce, ecco. O non mettere la telecamera. Semplice. Però insomma, prima di parlare di queste due funzionalità, vi voglio parlare della codifica. Perché allora c'è differenza tra codifica e offuscazione o offuscamento, non lo so. Cioè le cose si uniscono, però hanno due funzionalità diverse. Perché la codifica è quel processo che rende un'informazione, un testo, i dati in un formato diverso. Cioè dopo vedrete che ci sono vari formati e ve ne farò vedere appunto alcuni. E questo lo si fa, cioè non ha scopi di nascondere qualcosa, lo si fa per motivi tecnici. Per esempio, se trasmettiamo dati su canali che accettano soltanto alcuni caratteri, ha senso fare una codifica. Così, per esempio, mettiamo caso che il server per qualche motivo, anzi HTTP, accetti solo base 64. Se noi mettiamo altri caratteri, quello impazzisce. Ovviamente non è così, HTTP accetta tanti caratteri, però era solo un esempio. Per evitare appunto questa ambiguità e per non far distruggere tutto e far funzionare tutto, si può usare la codifica. La codifica serve anche per scopi malevoli in realtà. Però per esempio, se noi parliamo di offuscamento invece, o offuscazione, ditemi voi qual è corretta, è invece l'intenzione di nascondere qualcosa. Quindi voi prendete un testo e lo cercate di anche codificare, certe volte viene semplicemente codificato per nascondere un'informazione. Per esempio, l'offuscazione è usata molto spesso con i malware. Quando per esempio si vuole mandare un comando per fare in modo che l'antivirus o il sistema di protezione non si accorga del comando malevolo, si fa l'offuscamento. Così appunto l'antivirus non lo rileva, perché magari il suo rilevamento è fatto soltanto se trova alcuni comandi. Se è offuscato ovviamente non lo trova. Chiaramente ci sono sistemi più evoluti
più complessi che fanno la decodifica in caso di codifica, se nell'offuscazione è usata la codifica. Però l'offuscazione non è soltanto utilizzato per la codifica. Per esempio, alcuni malware cifrano i comandi, lo cifrano con una chiave, così il sistema di monitoraggio o di protezione non può decifrare il comando perché non ha la chiave. Oppure, che ne so, anche semplicemente nei sistemi web, se ci sono WAF, cioè il Web Application Firewall, cioè quel sistema che si mette prima del server e fa tipo un filtro, è come un filtro per anche proteggere da eventuali attacchi più conosciuti come il cross-site scripting, l'SQL injection. Se il WAF per esempio cerca script ma si fa un offuscamento, il WAF non la rileva più, perché magari non fa, appunto, non rileva che magari è stata codificata o magari è stata cifrata e quindi non ha la chiave. Quindi insomma questa è un po' la differenza. Quindi insomma la codifica è un po' lo strumento, l'offuscazione è l'uso che ne fate. La tecnica è la stessa, però è l'intenzione diversa. E poi a volte in realtà c'è, che qui ne parla, c'è questo decoding discrepancies. Praticamente questa sta a significare che voi sapete che c'è un sito web e poi dietro c'è un server e ci potrebbe essere un WAF, come vi ho detto. Questa decoding discrepancies sta nel fatto che un sito riceve un testo, magari lo decodifica per vedere se è malevolo, però il WAF potrebbe decodificarlo in maniera diversa rispetto al backend. E quindi magari noi codifichiamo una cosa, al WAF sta bene perché magari lo decodifica in maniera diversa e quindi non si accorge che magari è malevolo, ma poi il server lo decodifica in maniera giusta e quindi noi andiamo ad eseguire qualcosa di malevolo effettivamente sul server. Quindi anche questo è molto interessante. E poi insomma qui in realtà parla molto delle codifiche, di come si può offuscare, quali sono anche le varie codifiche che si possono utilizzare. Io questi link poi ve li metto in descrizione comunque se vi servono, però insomma è la documentazione di Portswigger come sempre. E alcuni di questi sono ad esempio l'URL encoding, dove praticamente ad esempio qui fa l'esempio, l'URL encoding lo riconoscete perché c'è sempre questo carattere, il percentuale, sì. Per un attimo ho detto sto dicendo giusto. E questo è molto utile in realtà anche con cross scripting e cose così. Diciamo, io ve li cito soltanto, però insomma se vi interessa più nello specifico potete andare a leggere questa pagina. Però ad esempio qui dice che si potrebbe trovare che il WAF fallisce di decodificare l'URL quando lo controlla, e in questo caso quindi lo passerà al backend, che poi il backend lo appunto decodifica in maniera corretta. Quindi in questo caso fa l'esempio in SQL injection, e quindi la parola questo codificata e sarebbe select, che appunto è una parola chiave che in SQL si utilizza, e quindi appunto potreste riuscire a bypassare il WAF in questo modo.
Poi c'è la doppia codifica URL, banalmente è la stessa dell'URL encoding, però si appunto codifica 2 volte. Quindi cosa succede? Se voi avete per esempio questo, che è lo spazio, si andrà a codificare 2 volte, quindi anche il percentuale verrà codificato e quindi appunto si avrà in questo modo. Questo è fatto perché se per esempio abbiamo un WAF anche qui e magari lo decodifica soltanto una volta, che fa? Il WAF lo decodifica e poi passa quello decodificato al server che lo decodifica di nuovo e quindi può eseguire il codice malevolo. Oppure c'è la codifica HTML, vedete qui è diversa, abbiamo questo le commerciale e finisce sempre con un punto e virgola e anche qui potreste bypassare i controlli in questo modo. Per esempio qui ha codificato la A, quindi anche qui se un WAF non lo decodifica potreste bypassarlo. Oppure c'è la tecnica di questa leading 0. Anche qui abbiamo HTML, codifica HTML, solo che si aggiungono tanti zeri. Però insomma sarebbe la stessa, praticamente sarebbe la stessa di questa. Cioè qui fai i punti di 2 punti in realtà. Però avrebbe lo stesso risultato che senza gli zeri. Quindi è come se qui noi aggiungessimo gli zeri al posto della X. Poi abbiamo l'XML, la codifica XML, e questa è molto simile all'HTML, infatti vedete qui la S l'ha codificata molto simile all'HTML, anzi è proprio HTML, però appunto sta nell'XML. Io non vi spiego tutto nel dettaglio, anche l'XML, cioè magari se vi interessa ne possiamo parlare, però insomma era giusto per darvi un'idea delle codifiche. E poi abbiamo l'Unicode, dove ci sono appunto caratteri in questo modo. E poi c'è dov'è? L'esadecimale, anche qui, vedete, questo è molto utilizzato, anche questo. E vedete anche qui la codifica. Questo l'esadecimale lo riconoscete perché ha questo backslash con la X oppure 0x. Oppure ottale, vabbè, anche qui inizia con il backslash. E poi vabbè, insomma, potete unire anche le codifiche. Qui infatti fa un esempio, va a codificare con l'HTML e poi codifica con l'Unicode e unendo ovviamente poi avreste questo risultato. Questo è sempre per bypassare comunque il WAF. Per esempio, se il WAF decodifica soltanto l'HTML, ma il server decodifica anche, in questo caso, l'Unicode, vedete che voi potete bypassare il WAF, i controlli del WAF, per eseguire codice malevolo sul server. È sempre questo comunque la discrepanza. Cioè, ovviamente non è semplice da capire, però si può fare, insomma. E poi c'è questo SQL char, che in realtà non è proprio una codifica vera e propria, ma si può usare questa funzione char che è per esempio utile se volete fare un SQL injection, perché appunto è una funzione di SQL e appunto poi è processata come SQL vero e proprio, quindi per esempio qui questa roba char 83 eccetera e sarebbe select alla fine, quindi poi fa la conversione. L'unica cosa appunto è dovete sempre chiedervi dove andrà iniettato il vostro payload e in quale ordine viene decodificato, perché se c'è una discrepanza tra le decodifiche lì sta la vulnerabilità poi. E detto questo,
andiamo a vedere il decoder. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Allora, prima di tutto mi serve una richiesta, quindi datemi un secondo che faccio una richiesta a caso. Sì, non ho idea. Però interessante. O magari chissà se c'è qualche laboratorio di BARP. Mi sa di no. Vabbè, dai. Vabbè, vediamo questo, dai, magari... Ah, vabbè, possiamo provare tipo questo. Vabbè, insomma, potete mandarlo al decoder e ovviamente c'è il macello. Però non volevo questo. No. Ma volevo, per esempio, se io faccio... Che ne so, scrivo semplicemente test. Anzi, cinnamon sec. E lo converto io, così vi faccio vedere. Lo mandiamo al... Ho sbagliato, scusate. Lo mandiamo al decoder. Ecco qui, noi abbiamo la nostra, in questo caso l'ho codificato in base64 e potete per esempio fare decode as. Qui abbiamo, vedete, URL, HTML, base64, hash, hex, ottale, binario e gzip. Ovviamente questi sono metodi di codifica e qui avete appunto la codifica e poi avete anche gli hash, che comunque buono, interessante. E per esempio avete anche lo smart decode, ma non mi funziona mai a me. Però per esempio in questo caso molto spesso potete capire che è base64 perché finisce con l'uguale. Però non è una regola strettissima, non sempre è base64 solo perché finisce con l'uguale. Però in questo caso vedete io ho premuto decode as e l'ho fatto in base64. Poi in realtà potete concatenare, cioè per esempio se io volessi codificarlo di nuovo in URL potrei fare in questo modo. Vedete, quindi siamo partiti dal base64, l'ho decodificato e adesso l'ho codificato di nuovo. E potete andare avanti così, cioè potete codificarlo in HTML, oppure per cambiare potete fare hex, esadecimale. Insomma, potete anche vedere l'esadecimale. Vedete, potete vedere o testo o esadecimale. Non so perché vorreste fare questa cosa, però se vi è utile potete farlo. E vediamo gli hash. Vediamo tipo un hash a caso. Cosa ho fatto? No, ha deciso che non gli piace più. Vabbè. Vabbè, URL. Però insomma, questa diciamo è la funzionalità. Ora non vedete, ho fatto MD5, me l'ha fatto così. Però insomma, questo vi serve se anche avete una concatenazione di codifiche e volete per esempio utilizzarla. Chiaramente potete utilizzare, se non volete usare BARP, potete usare CyberChef, che fa la stessa cosa e ha anche più codifiche di codifiche. Per esempio qui vedete abbiamo to base64, base60, cioè ne avete davvero tante. E anche qui per esempio, non lo so, se metto ad esempio input, mettete qualcosa e per esempio fate to base64, poi magari lo volete fare in esadecimale, vedete, li potete concatenare, potete anche eliminare tutto. Quindi insomma io solitamente uso appunto CyberChef, non tanto il decoder di BARP, però insomma a volte è utile perché magari non potete accedere a CyberChef. Per esempio c'era
un cliente che aveva accesso limitato ad alcuni siti e appunto io non avevo Cyberchef perché lavoravo con il PC che mi avevano dato loro, e quindi in quel caso ho potuto usare il decoder di Barb, quindi in quel caso è stato utile. Poi qui in realtà no, scusate, in realtà potete creare anche più finestre, però quello che volevo farvi vedere è, per esempio, se io copio questo, vedete che mi dà questa bacchettina magica, perché a volte riesce a capire che codifica è, e quindi cliccandoci me la suggerisce, e questo sarebbe anche questo magic che prova a capire qual è il risultato. Questo magic è interessante quando magari non sapete la codifica e Cyberchef vi dà, per esempio, adesso ve la invento così vediamo, e vi dà questa entropia. L'entropia sarebbe tipo quanto vicino può andare quella codifica che lui pensa che potrebbe essere, insomma. E quindi, insomma, qui se avete delle codifiche strane, magari potete dargli un occhio per capire un po' quale potrebbe essere la codifica, e magari è effettivamente quella. E in realtà del decoder non c'è tantissimo da dire. Non mi soffermo sulle codifiche perché sennò usciamo pazzi, però insomma se avete dubbi sulle codifiche o me le chiedete o le cerchiamo, insomma non è un problema. Cioè io tipo non le so tutte, chiaramente. Anche gli hash, no, che c'erano qui, cioè sono tantissimi, non è che li conosco tutti. Più quelli famosi, no? Però insomma anche cercando online si trovano informazioni. Però adesso andiamo al comparer, che è l'altra funzionalità di Barbolino, e qui praticamente questa la utilizzo a volte. Qui praticamente andiamo a utilizzare la funzione che appunto confronta due stringhe, due dati, insomma. E questo è molto utile quando, per esempio, avete la pagina che magari messo un payload risponde in un modo e messo in un altro payload risponde nello stesso modo ma cambia poco. Per esempio, no, c'era anche qui un laboratorio di Portswigger, mi sa, nell'autenticazione. Guardo le soluzioni perché non è che mi ricordo. Per esempio qui dice che se l'username è invalido risponderà con un invalid username. Se invece la password è invalida risponderà con una password incorrect password. Quindi voi potete mandare queste richieste al comparer e comparare appunto le risposte. E questo possiamo magari lo possiamo vedere effettivamente, possiamo provare questo direttamente. Ecco qua. E per esempio se andiamo a provare, proviamo test, qui dice you invalid username, ora non so, winner test, e adesso gli devo buttare un brute forza a sto coso, datemi un attimo perché dobbiamo capire qual è il vero username adesso. Quindi vabbè, lo buttiamo un attimo nell'intruder, copiamo. Nell'intruder ho selezionato l'username, ve l'ho già un po' spiegato l'intruder
nella live la volta scorsa. Insomma, mi copio questi username perché so quelli per Barb. E vediamo qual è l'username. Vediamo un po' se ci dice qual è l'username. Dobbiamo aspettare. L'intruder ci mette se non avete la versione pro. Però vabbè, aspettiamo. Che dobbiamo fare con questo Barb? Vediamo, non l'ho trovato. Non sono sicura se forse era meglio mettergli quello che diceva nella... No. Incorrect password. Non sono sicura che avremmo differenze. Fatemi fare una cosa. Cerchiamo proprio quella parola, se no mi sa che... se no mi sa che non la vedremo mai. Vediamo dove ci sarà incorrect password. Purtroppo... Così. Però intanto vediamo magari... Oh, mannaggia, vero? Voi non vedete l'intruder? Datemi un attimo che ve lo faccio subito vedere. Eccolo qui. Vedete, ci vuole tanto, però vabbè, aspettiamo, ci metterà un pochino. Però intanto vediamo il comparer, magari mandiamo due risposte. Aspettate che puliamo qui. Per esempio possiamo mandare, vedete qui sempre tasto destro, adesso mando le stesse magari. Praticamente voi che fate? Mandate delle richieste qui o dei testi, cioè se voi selezionate soltanto il testo potete semplicemente mandare il testo. Vedete qui. E... ops, ho rimosso quello sbagliato. Però poi potete fare compare e qui avete... Perché non me lo fa? Forse perché sono uguali. No, non me la... Ah, ok. Ah, giusto, perché dovete selezionare. Dovete selezionare sia qui e sia qui, perché dovete selezionare il primo elemento e il secondo elemento, chiaramente. E poi potete confrontarlo o con le parole, quindi questo word, o byte, quindi o parole diverse o byte diversi. Se per esempio fate word, vedete che qui abbiamo parecchie cose diverse. E poi quello che solitamente faccio io è abilitare questo sync view, perché se voi non lo abilitate, vedete, se io muovo uno, l'altro non si muove. Ora qui non si muoverà perché questa è piccolina, però se fate sync view in teoria si dovrebbero vedere tutte e due. Se fate byte, appunto, vedrete appunto i byte. Questo vi può anche servire se appunto fate un'analisi per byte. E vediamo se l'intruder ha finito. Ecco, per esempio qui abbiamo trovato questa qui, interessante. E quindi facciamo così. Mandiamo questa con invalid username al comparer e poi mandiamo questa qui, questa risposta che sarà diversa di nuovo al comparer. E facendo la comparazione in barb
vedete qui ho selezionato questa e qui ho selezionato questa. Facendo Word, facciamo Sync View, vedete qui ci dice che ci sono differenze nella lunghezza. Però andando a vedere, vedete qui abbiamo invalid username e qua incorrect password. Quindi da qui potete vedere appunto le differenze tra due richieste e risposta, insomma. E diciamo questo è tutto in realtà, non c'è moltissimo da dire a questi queste due funzionalità. Però insomma è utile il comparer anche quando per esempio fate SQL injection, soprattutto quando avete magari delle blind per vedere se c'è qualcosa di diverso, perché nelle condizioni magari mettete condizione true o falso, vero o falso, e potrebbero essere diverse. O magari le lunghezze, avete visto che il content length era diverso, quindi potete fare questa analisi. E poi un'ultima cosa che volevo farvi vedere, però non starò qui a vederlo in dettaglio, è ActVector, che in realtà io pensavo si chiamasse ActVector. Oggi ho scoperto che in realtà si chiama ActVector, che è un'estensione che vi può servire per codificare, ed è molto utile in realtà. Ora io questa la rimuovo, così vi faccio vedere come si fa ad installare l'estensione. Banalmente voi andate in estensioni, andate in Bap Store. Chiaramente ci sono anche delle estensioni che non sono nello store di Barp e potete installarle anche, però chiaramente magari non avete controlli. Però potete tranquillamente cercare ActVector e fare install. Questa praticamente ve la installa, appunto la installa, e la troverete qui appunto. E poi avrete questo qui, vedete, gigante. Però quello che volevo farvi vedere è per esempio se io metto Cinnamon Sec qui, quello che potete fare con ActVector è questo non è repeater. L'ActVector come estensione la potete utilizzare nel repeater. Nell'intruder ha delle limitazioni in realtà. Perché non potete selezionare diverse codifiche nell'intruder. Invece per esempio nel repeater vedete qui che è gigante, ha un sacco di codifiche, no? Vedete qui condizioni, decodifica, decifratura, codifica. Quindi per questo non voglio andare troppo nel dettaglio con questa oggi, perché comunque è gigante. Però insomma, se vi interessa magari posso fare una live direttamente su questo, perché comunque ha parecchie funzionalità. Quindi non so, se vi interessa ditemelo e magari insomma possiamo farlo. Però come funziona? Praticamente voi selezionate quello che volete codificare e poi per esempio andate in encode e fate base 64 e qui ve la mostra. Ora questo non lo dovete per forza fare da qui, potete anche semplicemente selezionate quello che volete selezionare, tasto destro, estensione, ActVector, e vedete qui che abbiamo le stesse codifiche. Per esempio qui possiamo, o altre cose, non è solo di codifiche, cioè ci sono anche come vedete qui cross scripting, funzioni matematiche, hash, altri linguaggi, insomma avete tante cose, è molto utile infatti. Però per rimanere nella codifica, giusto per non confondere, magari lo codifichiamo in base 64 anche qui, e vedete qui cosa succede. Qui praticamente vi va a mettere un tag base 64 davanti e dopo. Questo cosa va a fare? Praticamente quando voi manderete questa richiesta verrà ovviamente convertito con la codifica che avete scelto e poi mandata al server. Però la cosa utile è che
perché in realtà la codifica la potete fare anche come vi ho fatto vedere prima, potete selezionare tasto destro e alcune codifiche sono anche qui. Tipo io posso fare base 64 e appunto questa è la codifica. Però vedete qual è il problema? Qui io non vedo cosa sto codificando a meno che non lo seleziono e mi appare qui. Io poi qui ovviamente lo posso modificare, vedete qui. Posso modificarlo e fare apply e ovviamente questo mi cambia. Invece qui io vedo cosa sto decodificando e quindi è utile. Per esempio io qui posso scrivere cinnamonsec ciao e poi modificarlo e quindi questo è utile. In più potete mandarlo all'intruder come vi ho detto e magari aggiungere qui e mandare appunto, che ne so, mandate qui ciao test e chiaramente questo manderà appunto la codifica che volete. Ora qui non so cosa sto mandando in realtà, però vedete che qui c'è ciao, qui test. E la cosa però brutta è che voi non vedete come viene codificato, perché qui appunto voi vedete soltanto che è stato aggiunto un tag. Però a questo potete risolvere andando nel logger e vedendo le richieste che sono state mandate. Vedete qui, questa è test che ho appena mandato. Quindi comunque in un certo modo potete vedere cosa è stato mandato. E è utile appunto perché voi vedete cosa state codificando e potete fare più test. L'unica cosa appunto è che se voi volete cambiare questo appunto non avete l'estensione di ArcVector e quindi non potete modificare la codifica. E quindi insomma dovreste rimandarlo al repeater, cioè modificarlo nel repeater. Quindi qui togliere la codifica e cambiare di nuovo la codifica. Che ne so, volete URL encode e rimandarlo all'intruder. La cosa bella anche è che potete fare anche una catena di codifiche o di altre cose, no? Per esempio possiamo fare base 64, poi tutto questo codificarlo in URL encode. Quindi prima proviamo questo, mandiamolo all'intruder così ve lo faccio vedere. Aggiungiamo qui, mettiamo test e ciao, faccio l'attacco. Datemi un attimo. Perché non lo vedo. Ok.